facciamo ninja. Easy, non voglio neanche vedere le altre carte. Non sono male le altre carte, by the way, eh. Però Dark Leo e Shredder da Death Touch alle altre ninja che attaccano. E quando fa danno combattimento fai un ninja. E se hai 5 o più ninja l'avversario perde metà delle vite. Da Death Touch a tutti i ninja attaccanti. Di cosa stiamo parlando? E Splinter pompa tutti quanti i ninja. Cioè, tipo la Dream Start. Passiamo Anchovy and Banana Pizza. Però, ovviamente, queste carte sono di un power level leggermente diverso. E non credo ci sia... Questo è decente in artefatti. È un artefattino a 1 difficile da bloccare che protegge gli altri artefatti. Questo abbiamo visto che pure è decente, 4 mana, 4 3 menas, ogni creatura che ti entra esiglia prima, poi la puoi giocare, fa card advantage nel rosso, però un po' lentina. Questa, ogni creatura che controlli con un segnalino non può essere bloccata da più di una creatura e quando entra o attacca fa un mutagen. Questa anche è bella forte come uncommon, eh? Parliamone, però queste due sinergizzano l'una con l'altra, magari Willa Foot Elite e Grounded for Life, facciamo un mazzo fantastico, sempre se è aperto, però Jim Beavers, pick 2, il Dream droppa 1 da fare Sneak, continuare a rimbalzarselo in mano e fare Drain Life e Scry 1 ogni volta, e poi possiamo prendere probabilmente Dimensional Exile, che ha 2 mana e rimozione per qualsiasi creatura controllata da un avversario, quindi è molto 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 significativamente meglio di pacifismo e non credo ci siano altre considerazioni. Questo che è un filler abbiamo visto, Tunnel Rats è una 2-2-2 per turni infiniti fino a che non diventerà rilevante. Questa qui è una bella comune, 3 mana 2-1 continua a crescere, diventa enorme. Sì, sì, no, questo set è letteralmente Spider-Man, però con le tartarughe ninja sopra. Spider-Man sotto steroidi ma pesanti, assolutamente, Mick. Power level è completamente diverso rispetto a Spider-Man. Cioè, Spider-Man ha dato una carta al costruito, che è Cavero, e basta. Questa non so quante carte darà al costruito, però sicuramente ha delle carte rotte per il limited. Questa qui ovviamente la dobbiamo prendere. A 2 mana 2-2, quando entra fa Scry 2, non può essere bloccata da creature con forza 3 o superiore. Dentro al mazzo subito. E poi, piuttosto che prendere un drop a 4 mediocre, credo che prenderei la terra doppia. Così abbiamo il mana bello fissato. Perché no? Passiamo un novel Nunchaku, ma ragazzi stiamo tipo straight forzando questo mazzo, ce ne stiamo completamente fregando. Il verde sembra essere aperto, eh? Nunchaku e Pachyderm, che pure mi sembra una comune decente. Però, confirm pick. Covered Drunet si è giocata tipo 2 giorni. Oh, attenzione! Orokusaki come pick 4, siamo contentissimi. Credo che è meglio giocare una 2-2 volante piuttosto che una 2-2 vigilance. Questa qui quantomeno la puoi usare per fare sneak. Più continui a fare sneak e fai disappear, continui a fare scry 1. È un mazzo che farà un sacco di scry questo. Hanno pure introdotto undo. Incredibile, puoi fare undo e selezionare altre carte. Fantastico. Allora vedrai che la gente inizierà a giocare pick 2 draft. Vabbè, qua prendiamo questo, easy, e poi prendiamo... Possiamo mai pivotare in verde e nero? Il verde è palesemente aperto, ragazzi. Che dobbiamo fare? Prendere Tenderites, passare tutto il rosso e il blu a sinistra. Però quantomeno vediamo carte bianche e nere qua. Prenderei probabilmente 1 e 2. Non voglio Tunnel Rats perché non è difficile da bloccare. Questa quantomeno a volare, questa quantomeno diventa grande. Le creature ti ritornano con Sneak, le ricasti, fai Alliance. Questa è Decide. Via, via. Eccola Splinter Technique. Potremmo fare Sneak di Splinter Technique. Ma credo che abbiamo delle carte migliori in questa busta. Sicuramente i secondi Dreamweavers. Non ci pensiamo neanche una volta. E poi credo che prenderei probabilmente i Mighty Mute Animals. Questa è uncommon, anche se è più una carta da Boros piuttosto che da Orzhov Sneak. Comunque sia, è forte. Cioè, 2 pezzi in uno. Continua a crescere. E lasciamo 101 non ci serve, Maker Move, Jennica tornerà, la seconda IPF Point Squad anche tornerà, penso che sia questo, easy, e addirittura Splinter Technique potrebbe willare. L'alternativa è prendere Stomp by the Foot, a 2 mana meno 2 una creatura, se sacchi un artefatto una creatura dai meno 5 instead, ma voglio più che altro le minacce forti, queste minacce sono davvero molto importanti per questo mazzo. Di Neutrinos. Boros aperto. Siamo late per willare? Sì, abbiamo doppio Dreamweavers, ti giuro. Prendiamo Foot Ninjas e... Jennica? Dobbiamo forzare, basta. Dobbiamo chiudere
i nostri occhi, con i paraocchi, a tutti quanti i canti delle sirene e degli altri colori. Questa carta è forte, 4 mana 2-4, che attacca come una 3-4, 4-4 perché fa le creature pre-combat. In ogni caso quando attacca flickere una creatura e ritorna tappata attaccante. Fantastico, ti ricompri tutte quante le TB all'interno di Boros. Genghis Frog è una 1-3 tramplante. Bella. Questa ninjutsu è una 5-5 di quarto, quindi non la discontiamo. Questa la voglio sempre. A questo punto Grounded for Life, così abbiamo una removal extra. Spacca una creatura tappata a 2 mana, perché no? Questa è leggendaria, è la comune che questo mazzo vuole in tanti per il fatto che leggendaria magari non ne giocheremmo 4, però 2 sicuramente sì. Questa qua tra le rimozioni. Altro Dreamweaver, altra creatura con sneak. Fantastico, la vita è bellissima. Abbiamo fatto un mazzo forte. Cioè, perlomeno, per essere a pack 2 pick 4 è un mazzo che attualmente è forte. Poi, da qui può solamente migliorare. Io lo giocherei Splinter Technique. Oh, abbiamo triplo Dreamweavers. Cioè, questa carta è letteralmente Demonic Tutor che va a prendere Darkly e Shredder. Cioè, se non la giochi in questo mazzo, dove la giochi? E poi basta prendere drop a 3, piuttosto voglio prendere Make Your Move, che ha preso Kawabanga, vabbè. Non ho avuto il tempo per pensare. Via, questa forse la giochiamo, ma non credo. Shredder... l'ha preso Demonic Tutor, sì. Sì, meno male. Se non lo giocavo mi sentivo male. Questa carta è difficile da giocare in questo limited, non è forte, ok? Serve un mazzo buildato in un determinato modo, però se c'è quel mazzo è questo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ah sì, ma non ha 8-8 travolgere, wow, Ox Small Mutant, no. Prenderemo i secondi Mighty Meat Animals e la Anchovy and Banana Pizza, anche se stiamo un po' aumentando la curva di questo mazzo, ma magari non giochiamo questo. Prendere altri 2 drop a 4 in un mazzo aggro che dovrebbe andare veramente low to the ground. Però non vorrei prendere carte come, cioè, Turtle rende imbloccabile un ninja, ma tanto Wila, Turtle ma chi lo vuole? Prendiamo creatura forte, rimozione forte, così abbiamo pure le... questa è fantastica in questo mazzo. Un mana 1-2 non può essere bloccato da creature con una forza superiore, quindi è una 1-2 difficile da bloccare, che inoltre può farti ritornare una creatura in mano, e quindi resetti carte come i Mighty Mute Animals, e continui a ricastarli, e a fare infinite pedine. E poi credo che prenderemo Leo, Big Brother, un'altra creatura con uno sneak cost basso, e basta. Non c'è altro da considerare in questa busta. È uscito bello sto mazzo. C'è anche Lita che è fortissima nel mazzo sneak, perché Alliance, ogni creatura che ti entra sul campo di battaglia o le metti un pallino sopra o fai scry, quindi continua a fare sneak, 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 questa creatura diventa immensa. E poi abbiamo Stomped by the Foot, un'altra bella rimozione. Mazzo è fatto, non ho bisogno di nient'altro. Non so neanche se giocare la terza Rokusaki. Questa comune è importantissima ovviamente, è Ninja of the Deep Powers, 3 mana, una 3-1, con Sneak 2 che pesca. Però la terza è un po' pesante, ne abbiamo già 2. La prenderò lo stesso, poi vediamo se considerarlo o meno. E potremmo addirittura prendere Death Touch, piuttosto che il secondo Grounded for Life. Non so quanti Grounded for Life può giocare questo mazzo. E vabbè, questo e questo, doesn't matter. Leviamo tutto, facciamo al solito la nostra trick, che partiamo dalle basi, che in realtà per questo mazzo sarà molto semplice da fare, perché basta tipo fare sneak, digitare sneak, mettere tutte quante le carte con sneak all'interno del mazzo e procedere da lì. E questo undo è un bel quality of life change, però quando vuoi fare questo tipo di cosa è un po' tedioso. Prima con un solo pick ti prendeva entrambe le carte e te le spostava di side. Cioè, l'ultimo pick tu lo vuoi di side, non vuoi trascinare entrambe le carte, ma vabbè. Sono minuzie. Sicuramente vogliamo triplo Dreamweaver. Avevamo detto sneak e mettere tutte quante le carte con sneak all'interno del mazzo. Yes, questa, sicuramente lui, questa e questa. Che in realtà non sono troppe, Rileggiamo questa carta. Attacchi ninjas you control have Death Touch. Whenever Darkly and Shredder deal combat damage to a player, fai un ninja. Fantastica. Questo ci pensiamo se giocarlo. Probabilmente sì, a Prehistoric Pet sicuramente. 2 di questa molto probabile. Doppio Mighty Mute Animals sicuramente. Questa da indistruttibile, quindi perché no.
un po' di rimozioni, quindi questa come spell, un grounded for... Ah, questo qua sicuramente, un grounded for life. E siamo arrivati a 20. Questo qui probabilmente è un mazzo che gioca a 16 creature, 16 terre. A maggior ragione perché abbiamo la dual, quindi facciamo la dual e qualcosa tipo 8-7 perché voglio la palude di primo per fare Dreamweavers. Così dovremmo aggiungere 4 carte che saranno verosimilmente... Mi sa che la vogliamo la terza di questa. Chi se ne frega che è una leggendaria, tanto viene tradata. Ma è fortissima. Fare questo di primo into questo di secondo è fortissima come opzione. Ah, lei sicuramente Lita, di cosa stiamo parlando? Facciamo un sacco di scry, questo fa scry, questo pesca, questo fa scry, quindi 16 terre basta ne avanzano, tanto le troviamo le terre. Credo che possiamo volere almeno una point squad. Va bene che è solamente una 2-1 di terzo, però cresce abbastanza velocemente. Non credo di volere la trick. Questo qua si scarta. È una 2-2 vigilance. È lentissima questa carta. Tra le altre cose, non è un ninja. Vorrei giocare i ninja se possibile. Questo fa doppio ninja. Mi sa che lo dobbiamo giocare già soltanto per questo. Perché viene pompato da Splinter, Amato Yoshi. Questo non è un ninja. Questo è un ninja, però non fa un ninja, fa un mutant. Questo invece è un ninja che fa un ninja. E quindi entrambi prendono Death per Darkleaf e Shredder. E se controlli 5 più ninja, fa perdere metà delle vite dell'avversario, essenzialmente vinci la partita on the spot. Così avremmo 13 ninja all'interno del mazzo. Wow. Type. Ninja. Questo anche è un ninja. È un dinosaur ninja. Allucinante. Ah. Wow. Questo è un signor mazzo, ragazzi. Questo credo che sia una delle versioni migliori di bianco-nero che riusciremo a draftare. Lo siamo riusciti a fare solamente perché siamo al day 0 e quindi ti passano le carte giuste. Però triplo di Dreamweaver. Wow. Vediamo di non sfigurare, dai. Cioè, se questo mazzo fa 0-3 vuol dire che lascio il limited. Mi metto a giocare standard a questo punto, cioè. Vuol dire che sono diventato scarso di colpo. Mi hanno drainato la forza tipo Space Jam se faccio 0-3 con questo mazzo. You go first, keep. Keep un turno 2 un po' meh con Dark Leo. Perché tanto sicuramente faccio Dark Leo ed esplode, però che dobbiamo fare? Non posso non fare niente per un turno. Attenzione! Il Bird. Il Bird 02 che fa un food. Quindi credo sia il mirror. L'arte è spettacolare, cioè di cosa stiamo parlando? Vogliamo fare Splinter o Dark Leo? Siccome siamo short on white mana, credo che piuttosto facciamo prima Dark Leo e poi possiamo fare tipo questo il turno dopo. È un po' spoiler, cioè speriamo che l'avversario non abbia una rimozione, però di secondo non è che ci siano così tante rimozioni. Cioè può avere pacifismo, però se fa pacifismo su Dark Leo di secondo, poi comunque sia i ninja hanno death touch, i ninja attaccanti. Ah, ok, se giochi il rosso può essere diverso. C'è una comune che fa 3 danni, però la deve avere. My opponent has to have it. Non è detto. Questa non è il massimo all'interno di Boros, eh. Non attacca. Ha forza 0. L'unica cosa che fa di decente questa carta è neblare Sneak. Ah, questo qui potrebbe essere Grounded for Life, quindi ci sta a non attaccare qui, eh. Fare semplicemente terra, lui, passo. Go. Loppo qualcosa ce l'ha, io non voglio rischiare, cioè questa carta è troppo importante per questa strategia. E l'avversario non ha fatto niente di secondo, quindi è un po' spoiler. Cioè, c'è quella comune all'interno del formato, rispettiamola, no? Quintessential Katana, quando entra si equippa, no, deve essere equippata. Si equippa a 2. Da +1/+1 e quando questa creatura fa danno a combattimento la stappi e peschi 2 carte. E guadagni 2 vite. E si auto-equippa ad un ninja. Però perché l'avversario ha tenuto 2 mana rossi? Avrà P3P0 First Strike per forza. Ma noi abbiamo Stomped by the Foot per da giocarci attorno. Quindi è un easy ti attacca con entrambi. L'avversario fa P3P0 First Strike, lo devastiamo. Questo è un po' il rischio di giocare a carte scoperte. Cioè non è tanto... Non è tanto la mia quote on quote bravura nel saper leggere questa trick, perché è molto facile da leggere, questo è il senso che vi sto cercando di dire, ok? Cioè non sono forte per aver letto questa cosa. È il mio avversario che ha giocato male, perché non ha fatto niente di secondo perché aveva questa trick,
E di terzo ha fatto una equip che si equipa a 2 e ha passato con 2 mana rossi. Quindi il senso è questo, l'insieme, il sottoinsieme, il diagramma di Olorovен, l'intersezione del diagramma di Oloroven, delle carte che può avere, è così ristretto che tu puoi leggere questa carta con un range di probabilità del 95 più o meno 3% per dire. Cioè, praticamente hai letto quella carta. Se un minimo se tenere le carte in mano. Quindi quella dell'avversario è una giocata sbagliata. Perché non puoi telegrafare questa giocata all'oppo. Cioè, io faccio questo e hai perso. A parte il fatto dove siamo. Posso fare ninjutsu? Posso già fare ninjutsu? Posso già fare ninjutsu, però non cambia in nessun modo. Perché do più uno all'altro ninja, ma non cambia niente. Semplicemente ci limitiamo a fare Stomped by the Foot e basta. Là, ti ho fatto un 2 per 1. Tu fai un food. Ok. Questo cosa dice? Quando Darkly and Shredder fa danno a combattimento a un giocatore, quindi al momento non li stiamo facendo, la domanda è se vogliamo fare Splinter Amato Yoshi, ma credo che questo qui lo devo semplicemente castare prima della combat in realtà. Quindi la giocata era giusta, però mi sono lasciato, come si dice, ingolosire dal fatto che questa carta ha sneak, e quindi forse magari potevamo fare sneak con questo, dovevo assolutamente farla prima della combat e pushare danni in più. Vabbè, questo risolve. A questo punto piuttosto possiamo fare danni e castrarla lo stesso. Questo è il senso. Vai. E speriamo bene. Adesso, anche se mi dovesse rispondere, questa qui non sarebbe neanche la fine del mondo. Comunque sia, abbiamo già troppo pressure dal resto del board e il turno dopo la pressure sta continuando ad aumentare, quindi... Forse avrei dovuto tenere il pezzo con Sneak in mano, così che potevamo fare un trigger di alliance in più per i Mute Animals, in qualche modo. Vabbè, quello esplode, va bene, opponent, sei riuscito nell'intento di spaccare la mitica, però hai anche perso contestualmente la partita. Direi di mettere un pallino sulla Menace e fare danni in più. Combat, botte, passo, c'ho removal in mano. Turtle Lair. Questa qui è la comune del rimozione del rosso. A 4 mana 6 danni ad una creatura a sorcery, che è molto reminiscente di quella di Hyderdrift, che però era instant. E non esiliava, credo. Vabbè, questo ti spacca questo. Ti attacco con tutto. Tu prendi una barca di danni. Ha un food Loppo. Quindi tecnicamente a 14 può tradare i Mute Animals, andare a 2 e poi tornare a 5. Vai. Così forse se mi risponde la 4-4... Questa non basta purtroppo, opponent. Combat... morto. GG. Forte, eh? Forte sneak. Ma era un po' un focus il mazzo dell'avversario, quindi non traggo molte indicazioni da questo game. Attenzione, questo qui non è un giocatore forte. L'ho già sentito questo tizio. Possiamo mai equipare questa mano? Penso di sì. Droppa 1, droppa 2, droppa 3. Questo fa scry. Andiamo a trovare le altre terre. Ci serve un pezzo con sneak. L'unico che abbiamo costa 4. Vorrei avere un pezzo con sneak prima del drop a 4. Possiamo anche fare tra la tappata di primo, che forse è leggermente meglio. Però così se troviamo uno sneak a 2 non possiamo fare sneak con Dreamweavers di secondo. Ma credo che va bene lo stesso. Sì, streamer. Pure cosa? Ah, l'opposi. Gioca Artifacts. E noi di secondo faremo Lita? Lita che se non viene risposta inizia a prendere pallini. Però così non stiamo facendo il pezzo che dovrà fare sneak di quarto. Ma il problema è che il pezzo per fare sneak di quarto non l'avremo a prescindere. Dovremmo fare sneak di Lita dopo che l'abbiamo pompata. Questa 1-1 ci sta mettendo un po' di pressure difensiva. Pesca 2 carte, quindi unmulliga l'avversario. Questo prende un pallino quando un'altra creatura entra scambio di battaglia. Quindi credo che sia il turno per fare questa. Prima scry 1 o prima scry 2? Credo si fa prima lo scry più piccolo e poi lo scry più grande. Quindi terra, scry da 1. Forse dovevamo giocare il drop a 3 piuttosto. Ovviamente sto giocando prima della combat perché questa deve crescere. Questa è fantastica. Poi combat, poi ti attacco.
Poi faccio questa. Tanto posso scegliere solamente un'abilità per turno. E in realtà ho sbagliato pure il sequencing, perché devo fare prima la 2-2 e poi la 1-1. Così magari c'era l'eventualità che l'avversario ci unbloccasse. Per pescare una carta extra. Così ora che gli ho rivelato Dreamweavers non ci unblocca più mai nella vita. Quindi ancora una volta, prima Scry 1, poi Scry 2. No, ho sbagliato ancora una volta. A questo punto tanto vale che faccio il food, tanto Scry 2 e Scry 1 non serve a niente. Queste le tengo entrambe però. Vai. Quantomeno faremo una lita gigantesca. Però l'avversario sta ancora a 16 e non siamo ancora riusciti a fare uno sneak. Quindi non mi sento troppo il favorito se l'avversario va over the top in qualche modo. Qui quasi che c'è da tradare in realtà. Levi un blocco all'oppo. Hai più probabilità di fare sneak il turno dopo. Non è il peggio come cosa. Quando entra, fai drain life e fai scry 1. Così l'avversario pesca di nuovo, va a 6 carte in mano di quarto, dopo un mulligan a 6. Ah. Mi sa che si deve fare però. Mi sa che si deve fare. Anche perché la 1-1 si accollerà. Se il mio progetto è di attaccare con le 3-1, lo devo fare. Lo devo fare. Lo devo fare. Devo accettare questo trade. Ma 2 danni a tutte. Top. Top. Ma giocavo aggro e il mio avversario aveva Pyroclasm di main. Fantastico. Passo. Che sfiga. Porca miseria. Poi vai contro blu-verde e cosa fai? Puppi la fava. Con Pyroclasmi di main. Ovviamente se trovi sneak è fortissimo. Va bene, hai fatto una 2-3... Ah, ecco, c'avevi la rara busted. Ecco, speaking of rara busted, questa rara è imbattibile, facciamo prima a concedere, ragazzi. Cranial plating, che però crea copie di se stessa. Quindi o chiudiamo l'avversario in 3 turni o moriamo. Questo dice another target creature recontrol. Quindi il trick è che ci attacchiamo e l'avversario blocca, giusto? I mean, perché non dovrebbe? E poi la trick è che facciamo terra, questo, passo, vai. Questo qui è una 2-3 a 2 mana che non può attaccare unless you control another artifact, cosa che l'avversario controlla. Potrebbe tecnicamente equipaggiare la Cranial Plating, no, fa una 3-4 che pesca, male. Molto male perché senza... Siamo stramorti, non possiamo mai più attaccare. Adesso andrà troppo in card advantage l'avversario. Equipa. Io ho un attacco con Oroku Saki per pescare una carta extra. Questo lo tengo per disappear eventualmente. E poi veniamo completamente dominato dal board. Adesso essenzialmente dovrei sacrificare il mio drop a 3. Forse ho sbagliato io, dovevo fare questo di terzo. Però è forte solo contro esattamente Pyroclasm. Era un po' difficile da leggere. Cioè, comunque sia Andre White sul board, credo fosse la cosa più corretta. Così avevamo più pezzi su cui potenzialmente fare sneak di Orokusaki e pescare carte extra. Cioè, venivamo solamente osati, quote unquote, da coso. Vabbè, combat, ti attacco solamente per essenzialmente cantrippare questo e pushare 4 danni in più. Does that even make any sense? E poi appoggio la 5-5 a 6. No. Piuttosto faccio la 5-5 a 6 e passo. E vai. Non mi sacrifico i pezzi così per pescare una carta extra. Pesco una terra, faccio prima a concedere. Quello è forte però. Quella entra fa una 1-1 e ogni combat da 3+0 per strike e vigilance a una creatura. Siamo stramorti. Ma magari blu-rosso si builda così, Si gioca comunque sia con i Pyroclasm di main, perché deve arrivare nel late game essenzialmente vinci, perché questa carta non la puoi battere. Ti gamma il board, fa 2 blocchi e ti dà la win con, dando first strike e vigilance, cautela ad una creatura che attacca e blocca contemporaneamente. Mi sono perso qualcosa, tu hai bloccato e comunque puoi fare sneak. In che senso? No, non ha fatto sneak di Janica Technic, l'ha semplicemente castata a mano. Sneak per pagarla di meno, comunque sia può fare a 3 mana, la casto lo stesso, chi se ne frega. Se attacco e l'avversario blocca, potrei spaccargli un artefatto a velocità instant, fargli un 2x1, quote unquote. Magari un bluff. Ma blocca lo stesso, non ne frega niente. Vabbè, concediamo, dai. Non possiamo mai più vincere questo game.
pescando un qualsiasi ammontare di carte. Sirchio, siamo andati al Prime. Thank you, thank you, thank you per il Prime. Let's go, buonasera a te. Il Mirror? Nel Mirror non siamo messi malissimo. Però voglio le terre. Questa carta è fortissima. Però veramente ho bisogno delle terre. Però questa carta è così forte che forse la tengo a prescindere. Tanto il turno dopo dovrei pescare una carta extra. Anzi, a maggior ragione se il mio obiettivo è fare Ninja of the Deep Powers, voglio fare removal e pesco una carta in più. Oppure l'avversario fa removal su Dream Beavers per non farmi fare sneak di secondo, che ci può stare, eh. È ammirevole. È apprezzabile. Opponent, stupiscimi. Questo è anche uno streamer, che voi sappiate. Ah, che carta putrida, opponent. Sei putrido, opponent. Combat. Next blockers. Possiamo anche fare demonico. Non faremo demonico, purtroppo. Possiamo, però. Possiamo farlo. Pesco una carta. Passo. No, dobbiamo fare terra. Sì, un pro di tombola. Questa carta credo che ci renderemo conto che è un po' unplayable. Però ha Channel. Channel è una carta che non si... Cioè, una meccanica che non si vedeva da un sacco di tempo. No, le abbiamo fatto fare sneak con la carta putrida. Ma così pesco una carta in più, opponent. Dai, però. Dai, Arena. No, ho sbagliato, devo fare Scry prima della combat, sono un imbecille, sono. Adesso sta a vedere che adesso troviamo la terra in cima con Dream Beavers. Sono scarsissimo, sono. Esatto. Questa l'avremmo dovuta fare questo turno. So io che sono scarso, allora. Vai. So io che sono scarso. Però sto anche giocando veloce, parlando, quindi è normale che certe cose me le perdo. Avessimo giocato un torneo serio non avrei mai fatto questo errore di attaccare prima e poi fare Scry, non ha alcun senso. Vabbè, comunque sia, in ogni caso, sicuramente se l'avversario attacca blocco con Prehistoric Pet prima di subito, l'avversario mi spacca la 3-1, va benissimo, non ce ne può fregare di meno. Tanto il nostro vantaggio carte l'abbiamo fatto, il turno dopo arriva la terra. Sì, sto troppo agitato? No, non sto agitato, non sto agitato. Sto agitato. È l'esaltazione per l'early access. Tipo la prima serata di Sanshemo, esatto. Opponent? Il turno dopo che facciamo? Non vorrei fare Dimensional Exile su qualcosa. Blocco. Ok. Resolves. Fai la 2-2 e passi. Possiamo fare Demonic Tutor. Questa qui pure fa cagare sta carta. Macina 3, quando muore puoi esiliarla, se lo fai puoi rimettere una creatura dal cimitero in cima. Cioè, è una carta che non si gioca dentro sta mazza. Che turno orrendo che dobbiamo fare di nuovo. Ti attacco con la 1-1, faccio Dream Beavers. Ma io veramente me la riprendo e faccio Splinter Technique per una terra. Più che altro perché è troppo stupido. Cioè, lo voglio fare perché è stupido. No? E poi facciamo un altro Drain Life. Cioè, secondo me ha senso. Zup. No? Cos'altro possiamo prenderci? Possiamo prenderci... O prendiamo una terra o prendiamo Darkly e Shredder. Da fare tra tot turni. Cioè, il turno dopo potremmo fare IPF Point Squad, Eon, Dream Beavers e poi iniziare a fare Darkly e Shredder. E abbiamo rimozioni per farne backup più Mighty Meat Animals. No, aspetta. No, dobbiamo sempre prendere terra, ragazzi. No, dobbiamo prendere sempre terra. Dobbiamo prendere sempre terra. Dobbiamo veramente fare demonico per terra. Ma vado in discard. E vado in discard, tra l'altro. Sono proprio un buffone, sono. Che scartiamo? E i secondi Dream Beavers. Foot Mystic. Point Squad. No, Point Squad la voglio fare il turno dopo. Point Squad più Beavers. Credo questo drop a 4. È quello che mi piace di meno. I Dream Beavers li voglio entrambi. Perché qualsiasi sneak che troviamo saranno fantastici. Attenzione che perderemo da bianco-nero unplayables. Se perdiamo da bianco-nero unplayables è colpa mia, non so più giocare a Magic, ragazzi. Potete unfolloware, unsubbare e dire basta, sei washed. Scarto 2 carte. Questo è veramente un game che se perdiamo. Vabbè, a sto punto scartiamo 1 e 2, dai. Poi fa la 2-2. E vediamo se i Grizzly Bear ci batteranno. No, Omni Cheese Pizza. Ok. Va bene. Terra. Adesso pescheremo tutte quante le terre, ragazzi. Don't you worry, don't you worry. Trigger. Ah, no,
doppio di questo mi piace. Dopo di questo lo posso accettare. Posso anche accettare un'altra Mind Rot adesso. Terra. Attenzione, questa qui è una 3-3, perché può scartare la Action News Crew. Oh no, quello muore. Va bene, l'hai fatto. E mi fai 2 danni. Va bene. Ah, c'hai Sneak della 2-2 per fare la 5-5 e guadagna 3 vite. Ah. Però mo' hai finito i trick e track opponent, questo è il fatto. Questo è il senso. Facciamo le terra. Prima di tutto perché se peschiamo pianura facciamo pezzo a pezzo. Questo. Trigger, trigger, trigger. Mettiamo il pallino qui sopra. Combat. 2 danni a te, passo. E ora ci basta fare esilio questo e la partita è finita. A meno che l'avversario non top decka qualcosa di clamoroso. Potremmo addirittura bloccare 5 danni. Ma l'avversario ha top deckato qualcosa di clamoroso, va bene. Magari continuo a mettere pallini sulla 5-5. Questo potevi fare channel opponent. L'ha fatta diventare una 3-3. Ok. Vado a 6. Sì, vado a 6, ho bisogno del blocco. Terra, cioè pianura. Quella non è una terra. Però possiamo fare Stomped by the Foot piuttosto che pacifico. Possiamo in realtà farle entrambe. Se ci interessa. Possiamo fare questo esilia questo e tengo questo aperto. No? Così. Così. Combat. Vai a 10. Passo. Se l'avversario continua a mettere pallini su questa tipo, abbiamo questa. Va bene, macini 3. E metti un pallino su quella. Va bene. Ok. 1, 2, 3. Ah, ce l'avevi le carte forti allora. Cioè, Super Shredder. Quando un altro permanente lascia il campo di battaglia e mette un pallino su Super Shredder. Ok. No, non succederà purtroppo. Ah no, succede perché se lo riprendo dal cimitero. No, hai trovato un altro removal opponent. Perderemo davvero da bianco-nero carta a caso. L'avevo detto per scherzare, ma veramente sarà così. Va bene. Su cosa? Su questo? Va bene. E ti metti in cima. Ovviamente sacco sempre la 5-4, se no l'avversario può esiliarla e fare un ninja. Ma opponent Super Shredder al top deck non è il massimo, è una 1-1 menace. Cioè, chi se ne frega opponent, sinceramente. Qui potrei fare questo saccando questa in risposta, ma ovviamente no. Voglio prima che l'avversario attacchi. Con queste. Attaccando con queste. Io la 2 la trado sempre, in realtà. Facciamo così e così. Là. Quello muore, stappo, questo trada, slammo questo lo pompo. E dal momento che questa qui ha già pescato e il turno dopo farà diventare Super Shredder una 2-2, quindi che queste qui siano delle 2, possono rimanere delle 2-2 e delle 1-1, credo che i pallini li mettono entrambi qua sopra e faccio una 4-3 attacco all'avversario. Così, anzi una 5-4 la faccio diventare, che il turno dopo tradrebbe per entrambi i pezzi dell'oppo, ma va bene perché l'oppo va a 10 adesso, va a 5 va. Combat. Vai. Go. Quindi questo entra in Mute Animals. Ah, la fa diventare una 3-3? La fa diventare una 3-3, ok. La fa diventare una 3-3 perché va a 8 vite staccando il food. Ok, ma lo stesso che devi fare doppio blocco. E così adesso possiamo addirittura attaccare con tutto, giusto? Se l'avversario si sbaglia, l'avversario blocca con la 3-3 sulla mia 2-1 e con la 2-1 sulla 2-2. E io poi non potrei fare sneak di niente, perché dovrei fare sneak con la 5-4 di nuovo. Se attacco solo con la 5-4, l'avversario va a 3, perché non blocca mai. Se fa doppio blocco, comunque sia, va bene lo stesso. E poi faccio la 3-1 e passo e comunque sia siamo in vantaggio. Oppure faccio questa pre-combat e metto un pallino qua e attacco con entrambe, che è meglio in realtà.
Anzi, metto 2 pallini. Fermi tutti. Metto 2 pallini. Fermi tutti. E metto 2 pallini qua e qua. E attacco tutto. Sbiribem. La giocata era facile da vedere, mi sono triccato perché siccome questa carta sneak, la prima cosa che fai quando la peschi è pensare come posso sneakarla in gioco per pescare una carta extra? Quando in realtà la porta forte di questa carta non è questa quanto che è una creatura e quindi faccio doppio trigger di Alliance. Perché ho doppio Mighty Mute Animals per terra. No? Smart. Sì, ma così resto con la 5-4 per terra, opponent. Non è stato il massimo pescare un Super Shredder, opponent. Terra, morto. GG. Attenzione, abbiamo fatto il mazzo sneak, ma siamo stati salvati da questa uncommon spanata. Mighty Mute Animals. Ma meno male che ci sono le uncommon spanate. Perché altrimenti davvero sarebbe come si chiama, un formato deciso solamente dalle rare e dalle mitiche. Quindi io sono solamente a favore del fatto che venga alzato il power level delle comuni e delle non comuni. Sapete quale formato invece ne avrà 10? Marvel Super Heroes. Terre e basta arena, ok? Ne gioco 16, c'è un motivo se gioco 16 terre. Che cosa c'è la velocità instant? Questo va bene, in realtà. Quello sta bene lì, sta bene on top. Adesso come si giocano queste trick? Selesnya? Kitkin? L'avversario è rimasto al formato precedente? What? Terra... Credo che lo slammiamo Dark Clio. Non stiamo ad aspettare a fare ad aprirlo O'Neill. Così l'avversario può stappare e fare pacifismo su Dark Clio. Ci interessa relativamente. Cioè questo è il turno per farlo. No? Facciamo una 1-1 extra. What? Sboom. Una 1-1 extra, passo. E... il turno dopo attacca con come una 1-3 Death Touch. Deve avere una fight. Quella non è una... Ah, ecco perché. Perché ha preso Mikey e Leo e quindi voleva fare mazza Selesnya. Quando metti un segnalino su una creatura che tu controlli pesca una carta. E l'ha pescato. Quindi adesso immagino che pescherà un sacco di carte. Ha fatto GV Counters. Un mazzo che non esiste. Però, fret not. C'è una trick con mana verde? Perché l'avversario aveva qualcosa aperto di secondo. Di primo. Ha fatto foresta passo a qualcosa di aperto. Ah, c'è una pizza con flash che dà più 2 più 2. Secondo me ce l'ha al 100%. Però il senso qual è? È che si fa 2 per 1 per levarmi Dark Clio? Ah no, perché quella stappa. Quindi tra da April O'Neill per Dark Clio e Shredder più la guacamole pizza. E la qualcosa va... male in realtà. Perché a me Dark Clio e Shredder serve sul campo di battaglia. Quindi in realtà credo che farò ti attacco con questo e basta. Sarebbe un 2 per 1 per l'avversario, perché uno ha 1-3 Death Touch, ma questa creatura la valuto più di un 2 per 1. If that makes any sense. Prima Scry 1 e poi Scry 2 sempre, giusto? Prima Scry 1 e poi Scry 2 di April O'Neill. Non è facile da giocare sto mazzo, eh? E non so se lo gioco perfetto. Sicuramente non lo gioco perfetto. Terra, questo. Scry 2 non può essere bloccato da creatura più di 3 di forza. Ed è un ninja, by the way. Il turno dopo avremmo 5 più ninja. Quindi possiamo far perdere metà delle vite dell'avversario. Se Dark Leo facesse danno. Quindi quasi che dovremmo fare Demonic Tutor. Dovremmo fare Demonic Tutor per una trick, tipo. Quella che dà più 1 più 3 volare sarebbe fortissima adesso. Mi sa che adesso si fa bottom però non voglio un'altra April O'Neill. È un'altra 2-2 random che non ci interessa. Passo. E il turno dopo faremo veramente questa, che andrà a prendere, credo, una rimozione. Loppo fa questo per levarsi più 2 più 2. Ma io sono contento. A meno che non prendo questi danni e faccio Splinter Technique per andare a prendere spacca una creatura tappata e poi mi faccio fare più 2 più 2 in un turno successivo.
Oppure posso andarmi a prendere meno 5 meno 5. In tal modo attacco con Dark Clear Shredder. Quindi faccio no blocks. No blocks. Ok. Poi l'avversario passa con quella trick aperta. Io faccio terra. Attacco con tutto. Adesso attacco con tutto. Anche se l'avversario ha P2 e P2. Non è un problema. L'avversario fa... Ah, va, grande for life. Ok. Allora niente. E allora non potevamo farci niente. Non era quella carta, era un'altra. E allora adesso possiamo fare... Possiamo fare 1, 2, 3. Però riprendendoci la Prilon Evil come sneak. Quindi vogliamo fare Splinter Technique? Penso di sì. Quindi il turno è questo. Così. E ricordatevi che la creatura resta imbloccata fino alla fine della combat. Quindi per fare questo sneak di Splinter Technique, la giocata corretta è danni, 6 danni a te, ok? Andare in full control, prima della... Ah, ok, no. Ok. Sneak funziona... C'è anche questa cosa è diversa rispetto a ninjutsu. Ninjutsu questa trick che puoi fare, che vi sto dicendo la puoi fare, perché dice che tu devi farti ritornare in mano una creatura non bloccata. Sneak inoltre aggiunge durante la Declare Blocker Step. Quindi questa trick non la puoi fare. Quindi dovevamo fare Sneak, non l'abbiamo fatto. Vabbè. The more you know serve anche a questo l'evento dello streamer in early access. Quindi facciamo Dreamweavers. Ci siamo missati di fare un Demonic Tutor, ma va bene. Pianura sicuramente la mettiamo in fondo. Abbiamo tipo messo qualcosa tipo 3 terre in fondo. Wow. Wow, 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 wow. Comunque l'avversario sta a 9, eh. Michelangelo, ok. Attacca per 4. Andiamo a 13. Stappiamo. E troviamo Lita. Bella carta, Lita. Attacchiamo con tutto. No, non attacchiamo col ninja. Il ninja non ha bisogno di attaccare. Possiamo addirittura andarci a prendere Splinter stesso da questa combat. Che succede, opponent? Combat. Qui è dove l'avversario fa P2 P2. Su Michelangelo, sul blocco su Leonardo. Oppure lo trade e basta. Lo trade e basta, va bene, non è la fine del mondo. Splinter Technique sulla 1-1 adesso. Finally. Tanto questo trada lo stesso. Attenzione, Demonic Tutor. In risposta, niente. Qual è la cosa più forte che possiamo andare a prendere? Possiamo prendere questa e pescare carte extra, ma poi probabilmente andiamo troppo sotto sul board. Possiamo andare a prendere una rimozione, random, Splinter, sarebbe forte sicuramente. Purtroppo Dark Clear Shredder ce lo siamo levato. Allora, adesso stiamo facendo 2 danni all'avversario che va a 7. Non sono tanti. E poi facciamo Terra, Lita, Dreamweavers, abbiamo fatto una 3-2. Credo che se prendiamo una rimozione... Oh, forse Mighty Metanimals è meglio. Sì, va abbastanza bene. Siamo 2-1, questo è un game combattuto, ma per il momento ce la stiamo cavando. Secondo me i Mutanimals saranno troppo forti adesso. Ah, ora è arrivata la trick, allora dovevamo prendere più 2 più 2. No, l'ho letta fino ad adesso, poi pensavo che l'avversario se la fosse scartata in qualche modo. Questo, terra, questo. Trigger. Metto un pallino, faccio scry, metto terra in fondo, passo. Il turno dopo faccio i Mute Animals, questo diventa una 3-3. L'avversario sta a 6, ti giuro che perde fino alla fine. Morto di Dreamweavers. Leonardo Cutting Edge, però è un po' un problema. Perché l'avversario guadagna 3 vite e Leo diventa una 2-2. E pesca una carta. Wow. Wow, 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 wow. Prendo, vado a 14. Sto game mette un po' malaccio. Mette un po' malaccio anche perché abbiamo pescato male. In yet another terra. Praticamente fisso solamente terra dalla cima. A questo punto, quindi, piuttosto che mettere un pallino sull'Ita, voglio piuttosto fare scry. Ma in realtà le facciamo entrambe. La domanda è: voglio fare un food? La risposta è no. Quindi questo mette un pallino. Questo triggera. Trigger.
La seconda opzione di Lita fa scry, i Mute Animals mettono un counter sui Dream Weavers perché devono attaccare, ti giuro. E voglio i secondi Dream Weavers? Probabilmente sì. Un altro Drain Life, un altro scry. Un altro trigger di Lita, perché non dovrei. Combat, questo e questo ti attaccano. Questo non può essere bloccato da Michelangelo, potrà darlo per Mike e Leo, per una delle due rare, ma ci sto. It's fine by me. Potrà dare per Mike e Leo. Ah, c'è un'altra trick. No, a quel punto blocchi con la lifelink e poi fa la trick. Ma non credo che c'è un'altra guac pizza. No. Va a 5. Vado a 13 e vai. E qui purtroppo dove se fa un'altra trick ci ha devastato. Speriamo di no. Quindi avrei dovuto andare a prendere -2/-2 per vincere quella combat. Questo è fortissimo perché si va a riprendere la pizza da più 2, quindi c'ha la 2-2 lifelink, attacca come una 4-4. Quindi quasi che dobbiamo fare doppio blocco con i Mute Animals. O con l'Ita stessa. Non penso con l'Ita stesso, ma nel senso è che l'avversario sta guadagnando un sacco di vite. Se attacca solo con quella sono felicissimo. Oh, fantastico. Così possiamo fare Dream Beavers. Trigger, trigger. Trigger, trigger, trigger. Continua a fare scry adesso. Oppure non credo che voglio un food zone a 13, dovrebbero bastare. Voglio solamente trovare pezzi extra. Quindi questo fa scry. Lei è una 4-3 e già blocca l'intro board, quindi whatever. Scry. Pallino sulla volante, così tu vai a 2. Questo non dà reach, giusto? No. Basta. Basta veramente, basta. Oh sì, va bene. Combat. Non attacchiamo con questo, se no l'avversario fa blocco, pump, è un disastro. Attacca solo la volante, vai a 1. Combat, combat, combat. L'avversario il turno dopo guadagnerà infinite vite. Questa qui è essenzialmente una 5-5. Giusto? Che pesca una carta extra con Mike e Leo, fa questo. Questa qua diventa una 4-4. Sacca, guadagna 3 vite. Torna a 4. Ci ha devastato con lifelink. Loppo. Vai. Abbiamo fatto una marea. No, bianco-verde non può vivere. L'avversario sta ranando Hotter than the Sun. Oh, Sergio, non so se ti sei reso conto, ma abbiamo pescato qualcosa tipo. Abbiamo scraiato sotto tipo 5 terre. 3 terre prima, poi abbiamo shufflato e poi abbiamo messo sotto altre 2 terre. Cioè, qualcosa di spaventoso. Non so se ti sei reso conto. Ma questi li possiamo pure prendere in realtà. In realtà, credo che li vorrei portare via Leo. Leo è una 5-5. Quindi se fai doppio blocco, le la porti via. Però con cosa? Cioè, non vorrei tradare niente di tutto quello che ho. Però il senso è che se lo porti via dal board ora, poi. Ah, l'avversario c'ha altre trick. Cioè, senza le rare era stramorto. Cioè, con tutto il resto non va da nessuna parte. Quindi è una 5-5. Non vorrei saccarmi Lita, perché Lita mi serve per continuare a fare altri scry. Però è senza che se non blocco l'avversario a prescindere guadagna 5 vite, che in realtà sono 8. E poi resta con una 3-3 lifelink per terra, che però poi posso breakcollare in turni successivi. Io sto facendo. Sto facendo altre. Quante trigger di Mute Animals? In realtà prendo perché magari l'avversario non fa la trick. Perché se non fa la trick è morto. Esatto. Quello che volevo. Allora, ho preso questo pack 1 pick 1, poi ha forzato GV, ma non esiste come mazzo. Va bene. Ah, ho trovato la volante. Cioè, che angoscia. Vabbè, questo. La volante che è una 4-6. Sembra molto. Come si dice? Molto Prince come formato. Ci sono rare e mitiche che sono molto, 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 molto forti. Vabbè, questo qui fa 3 trigger? No, 2 trigger. Questa qui è una 4-6. Quindi quello che dobbiamo fare, possiamo rendere i Beavers in realtà una 6-6 e l'avversario è costretto a bloccarli, giusto? Poi se ha un altro Grounded for Life abbiamo perso, però la speranza è che non ce l'abbia. Questo è il senso. This.
This. Cioè, sono contento di scrediare le terre in fondo, bro. 6 seggi. Giochiamo 16, eh. Non sono tante. Combat. Questo ti attacca. Ce l'hai Grounded for Life o devi bloccare? Devi bloccare. Godo. Passo. Ora dobbiamo bloccare. Ora dobbiamo metterli sopra l'umana esistenza. Te. Vai. Divertiti. Così se ha... Ah, questo e basta? Che schifo. Perché non hai fatto la trick? Che merda. C'è la vratta. Ok. C'è la vratta. Come procede? Bene. Siamo 2-1. E poi concede. Wow. Perché non hai fatto la trick? Guadagnavi più vite? Mettevi il pallino, pescavi con Maki e Lio? Boh. Cioè, hai fatto la cosa forte... Hai draftato un mazzo che non esiste. Hai fatto la cosa forte del tuo mazzo? Poi hai perso lo stesso. Cosa hai draftato a fare quel mazzo? Cosa ne penso del nuovo set? Troppe rare e mitiche che vincono le partite da sole. Oh no, il contro Cion! No, disastro! Ah! È finita, abbiamo straperso. Che bello, finally incontro Cion. Wow, che bello, andrò su un video di Cion. Wow, che bello, posso pescare i Dreamweavers. Grandissimo Cion, sono il tuo idolo da 20... Tu sei il mio idolo, io sono il tuo fan da 20 anni. Terra Pass. Let's go. Che ha draftato Golgari. Vabbè, mi sembra un turno molto semplice. Apri Neol, faccio scry, passo. Attenzione Sergio, tu che hai conosciuto Cion una settimana fa. Basta terre, basta arena, basta terre. E muore da quello, va bene, è morto. Opponent, Cion, moriranno le mie creature. Ora arrivano i Dreamweavers, ora è un po' tardi. Però... Foot Elite è un po' lenta come ipotesi. Potremmo anche fare Dreamweavers e Darkly e Shredder, però è un turno un po' bruttino pure quello. È tutto brutto, cioè nel senso che non posso sniccare niente. Cioè se faccio Foot Elite sicuramente non è il pezzo che vuole sniccare il turno dopo. E non vorrei, contro BG non vorrei esporre Darklyo di... Mandiamo un po' di emoji a Cion. Dai, quando mi ricapita di fare contro Cion? Dai, su. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Potrei buttare l'Io Big Brother per terra. Solo che attacca come il niente. Cioè sto cercando di convincermi a non fare pezzo pezzo, perché è troppo stupido. Ma mi sa che comunque sia la risposta corretta a fare pezzo pezzo. Ed esporre questo Darkly a Shredder e se lo spacca bella. Meno male perché abbiamo screato un'altra terra in fondo. Vai. Tanto in ogni caso possiamo fare Anchovy and Banana Pizza sul pezzo dell'avversario se dovesse fare un pezzo forte. Se fare removal su Darkly bella. Quello è il pezzo forte, comunque sia l'avremmo spaccato a prescindere. Perché è una creatura con Reach che mi blocca i Dreamweavers, quindi a spaccare va spaccata. Possiamo fare altro? Non credo. Magari ci ha triccato. Ci ha triccato perché ha una cosa ancora più forte. Sì, solo terre per il resto dei nostri giorni, veramente. È oltraggioso. Queste sono 1, 2, 3, 4, 5 spell. No, 6 spell e 5, 8 terre dalla cima del mazzo. Ah, mi esilia Darkly e Shredder fin tanto che ha gli Henchbot. Ma non è la fine del mondo, in realtà. Non è la fine del mondo perché tra le altre cose possiamo fare i Mute Animals e poi rimbalzarceli in mano in qualche modo strano. Dopo aver fatto Foot Elite. Voglio slammare adesso i Mute Animals. Sì, perché pompo a doppio. No, non pompo a doppio. Metto solamente un pallino sul ninja e una 2-2. Quando entra, whenever another creature control enters. Oppure la prossima cosa encounter. Però possiamo triccarlo slammando l'Io dopo. Quindi facciamo così, tipo. Questo entra. No, una cosa più forte di Sneaks. Cioè, sì, faremo Sneaks volante, però una cosa più forte. Terra ti attacco, se l'avversario blocca la 2-2 ha perso. Non ci posso credere, ragazzi. Ho triccato Polcion. Ho triccato Polcion, ragazzi. Posso chiudere tutto, ragazzi. La mia carriera di streamer è finita. Può finire così.
Può finire così, ho triccato Porcion. Può finire così. Cioè, non supererò mai questo momento. Cioè, questo è il momento di gloria. Chiudiamo la live. Chiudiamo. Non andrà mai oltre questo. Poi Cion stappa fa terra la vratta mitica e perdiamo lo stesso, eh. Non è un problema. Però abbiamo triccato Cion. Target creature di control. Cosa deve diventare più grande? Probabilmente Leo Big Brother. Nel caso in cui mi leva Dark Leo e Shredder. Absolute cinema, ragazzi. Absolute cinema. Questo game lo incornicerò sulla mia... Non fare la vratta mitica. Oh, meno male. Splinter Technique, tra le altre cose. Continuiamo a giocare in maniera saggia e corretta. Questo dà detta a tutti quanti i ninja. Quindi i ninja sicuramente possono attaccare. Posso fare delle creature pre-combat. Poi però non posso fare Splinter Technique. Voglio fare Splinter Technique. Sì, tanto l'avversario trada penso questo oppure trada Darkly e Shredder. Potrebbe levarmi Darkly e Shredder, in tal caso questo qua si spompa e non trada più, quindi sicuramente una creatura la voglio fare pre-combat, però se faccio questo poi mi shuffle il mazzo con Splinter Technique, quindi non ha molto senso. A sto punto faccio 2 pezzi pre-combat e poi Splinter Technique la riservo per turni futuri, probabilmente è meglio. Facciamo Dream Beavers, l'avversario ce l'ha uno stop, quindi potrebbe avere la rimozione per Darkly e Shredder. Voglio attaccare con le creature senza fare affidamento su Darkly e Shredder. Oh, Biscaro abbonato perché oramai dopo aver fatto sto pezzaccio a Cion, oramai, dai, su. Che c'hai, opponent? Che cos'è? Ah, Tenderize. Vabbè, però adesso sei morto, opponent. Now you're dead. Now you're dead. Dream Beavers li tiriamo in cima? Probabilmente sì, perché la Rich la sta perdendo, quindi questo... E ora sei morto, Cion. Ora Cion, la tua carriera è finita. Può attaccare mai la 2-2? L'avversario prende 11 danni, va a 5 se mangia la 2-2. Ma fallo. Vai, vai. Vai Cion, vai. Blocchi lei. Blocchi Cion. Sboom, boom, boom. E ora, siccome Cion top decca la vratta mitica, ma lo accetto, Cion, veramente lo accetto. Se fai la vratta mitica lo accetto. Se non fai la vratta mitica hai perso. E ti farò... Voglio insultarlo, non voglio insultarlo, voglio essere amico di Cion. Facciamo così, però questa almeno me lo consenta. Good game. Cambio Black Top Decks, ragazzi. Let's go. E abbiamo fatto trophy con Sneak al primo colpo. E pensavo di essere washed, attenzione. Vedremo anche il suo vibe. Il suo vibe sarà... Ho cappellato un game contro cambio Black Top Decks, mi ha triccato, ha attaccato con una 2-2 nella mia 3-3 e pensavo che l'avversario fosse stupido, però a quanto pare sa giocare a Magic. Non è il più forte del mondo, è stato solo una volta al Pro Tour, però almeno sa giocare a Magic. Almeno ha il diritto di poter giocare. Dai, sto mazzo era spanato, c'avevamo la mitica, c'avevamo triplo di questo, che ci renderemo conto che è fortissimo, poi a metà formato avevamo Splinter che non l'abbiamo mai neanche giocato, però avrebbe dato più o più a tutti quanti ninja atomico, poi abbiamo triplo di questo, dai, sto mazzo era spanato. Non c'era niente da dire, cioè abbiamo preso solo da Pratta. Da Florida Man che ci ha fatto Pyroclasm di quarto, grazie. Pezzo, te li sfratto tutti, in bocca al lupo. Dai, di cosa stiamo parlando? È stato un draft molto semplice, ragazzi. Abbiamo aperto la mitica, abbiamo forzato la color pair era aperta e è uscito il mazzo rotto. Grazie, bravo. che immagino sia più o meno il resto del formato sarà così,